Beh, la passione per la musica, non ti so dire di preciso quando è nata, di sicuro ce l'ho da tanto tempo. Però posso dirti che uno dei motivi principali per cui ho deciso di continuare a suonare e mi sono sempre più appassionato è stato appunto le colonne sonore dei videogiochi. Arrivando da giochi molto semplici all'era della PlayStation, diciamo, mi sono appassionato molto a certe colonne sonore, tipo quella di Final Fantasy e cose del genere, e lì la mia passione è cresciuta esponenzialmente, piano piano. L'ispirazione per la musica di Dave Drowning non ho avuto un riferimento preciso. Diciamo che è nata molto dal concetto del gioco stesso, dalle idee che il gioco ha dentro, dall'atmosfera che mi veniva illustrata piano piano e dalle illustrazioni stesse, appunto. Quindi sì, diciamo che è nata più da fattori esterni alla musica. Allora, a livello di brani, direi principalmente il tema di Nova Polemos, che si sente appunto in Talon Square, nella piazza della città, che poi viene ripreso in diversi pezzi della soundtrack. Ehm, Ha un significato particolare per me perché semplicemente è stata forse la prima cosa che è uscita fuori in un'altra versione, comunque l'idea era quella di base quando mi è stato chiesto appunto, di creare la musica per il gioco. E poi sono molto legato al tema delle banne nere, che anche quello viene ripetuto diverse volte durante vari pezzi del gioco. E poi in generale comunque tutti i pezzi per i finali del gioco mi hanno richiesto più che tempo, diciamo, molta energia mentale, mi sono molto divertito a farli e sono molto legato a questi pezzi. Il punto più emozionante del gioco per me, posso fare le spoiler. Beh, il punto più emozionante del gioco per me probabilmente è il finale del primo capitolo, perché inizia veramente a capirsi qual è il mood del gioco vero e proprio, quali sono le scelte che devi fare e quale sarà il peso di queste scelte. Quindi il finale del capitolo 1 per me è molto importante a livello di peso durante il gioco e comunque in generale direi tutti i finali e soprattutto il finale B. A livello emotivo, tanto 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 stress, però anche tanta tanta felicità. È stato un progetto molto lungo, molto tortuoso e un po' come l'idea del gioco stesso, insomma, anche i protagonisti hanno un percorso molto difficile di cui non si sa bene quale sarà il risultato, però è possibile arrivare a un buon risultato alla fine. L'esperienza è stata molto positiva perché in generale avevamo una schedule abbastanza rilassata, diciamo, e quindi ho avuto tutto il tempo di cui avevo bisogno per concentrarmi sui pezzi mano a mano, poiché abbiamo lavorato capitolo per capitolo. E, in generale mi sono trovato molto bene, non ho avuto particolari difficoltà.
processo creativo è assolutamente non ascoltare altra musica quando devo comporre qualcosa. E di solito appunto nel caso di Dry Drowning soprattutto mi sono ispirato alla sceneggiatura, agli artwork e in generale all'idea che avevo sul mondo di Dry Drowning. Di solito mi concentro su una melodia o su una serie di accordi, magari è una cosa che avevo già da parte, ma sento che può andare bene per questa situazione, per questo specifico personaggio, e poi una volta che comunque i temi principali del gioco erano stati più o meno decisi, il tema di questo personaggio, di quell'altro, di questa situazione, di questo posto, è stato molto facile decidere come unirli, come ampliarli, come cambiarli.